Bentornati a tutti su BeamMaker Electronics, io sono Marco e oggi ci andiamo a divertire con un microcontrollore davvero piccolo che vi mostro qui, è un ATtini 13A. Anche se a prima vista può sembrare un semplice integrato a 8 pin, in realtà è un vero microcontrollore che possiamo programmare per fare dei piccoli progetti. In questo video andremo a programmare con un USB ASP per andremo a fare un semplice blink. Ok, seguitemi nel video. Guardiamo adesso più da vicino come è fatto questo ATtini 13A. È un microcontrollore molto piccolo, in contenitore a 8 pin, quindi ha in totale 8 piedini. Due di questi servono per l'alimentazione, il pin 8 è il positivo, quindi il VCC, mentre il pin 4 è la massa, cioè il GND. Poi abbiamo il pin 1 che è il reset, utile anche durante la programmazione. Gli altri pin possono essere usati come ingressi e come uscite. Quindi per esempio per pilotare un LED, leggere un pulsante o fare piccoli progetti elettronici. Oggi andiamo a pilotare un LED, quindi un semplice blink. Alcuni di questi pin hanno anche funzioni speciali. Per esempio ci sono i pin usati dal programmatore USB ASP, cioè MOSI, MISO e SCK, che servono proprio per trasferire il programma dentro il chip. La cosa interessante è che nonostante sia così piccolo, qui dentro abbiamo un vero microcontrollore con un clock interno, memoria e logica di controllo. Quindi anche un componente così compatto possiamo già realizzare applicazioni molto interessanti. Per programmare questo microcontrollore, ATtini 13A, utilizzeremo Arduino IDE che serve per programmare Arduino. E in più utilizzeremo USB ASP come programmatore. Per prima cosa dobbiamo programmare il microcontrollore. Per fare questo dobbiamo impostare l'USB ASP, i pin che vanno quindi dall'USB al microcontrollore. Metto a schermo lo schema per il collegamento e andiamo a realizzarlo. Ho messo il microcontrollore su una breadboard, prendiamo il nostro programmatore USB ASP, qua va collegato l'USB del computer, troviamo il cavetto, dall'altra parte troviamo i pin. Andiamo a vedere, troviamo MISO, SGK, RST da una parte, dall'altra parte troviamo VCC, MOSI e GND. Andiamo a collegare questi pin come da schema. Andiamo a collegare quindi il VCC, abbiamo detto, al pin 8. Poi troviamo il GND al pin 4, così. Poi troviamo MOSI, quindi centrale, andiamo a collegare MOSI al pin 5. Vediamo, da quest'altra parte troviamo MISO, mettiamo il jumper, MISO va collegato al pin 6, poi troviamo SCK che va collegato al pin 7, metterlo, ok. Per ultimo troviamo RST, senti che non se ne escono, RST che dallo schema va al pin 1. Dopo aver inserito il programmatore nell'USB dobbiamo scaricare questo programma che ci serve per installare i drive, che si chiama Zadig. Fate una ricerca su Google, vi dovrebbe comparire questa pagina. Facciamo download Zadig 2.9.
apriamo. Adesso andate nella parte opzioni e attiviamo List All Devices. Qua dobbiamo trovare USB ASP, eccolo qua. Io già l'ho installato, ve lo faccio rivedere, e facciamo Replace Drive. Facciamo clic, io non lo faccio perché è già installato, e installate il drive. Passiamo all'IDE di Arduino, apriamo, andiamo su File, Preferenze, e in fondo troviamo URL aggiuntive per gestione schede e dobbiamo scrivere questo link che poi vi lascio in fondo in descrizione e facciamo ok. Dopo andiamo su strumenti, scheda, gestione schede, o da qui, se no potete andare direttamente qui e scriviamo Miracle Core, troviamolo e lo installiamo. Io già l'ho installato, voi installatelo. Dopodiché lo chiudiamo, le schede, gestione schede, andiamo su strumenti, a scheda Microcore, selezioniamo Atini 13 per il microcontrollore che stiamo utilizzando, e per il programmatore andiamo giù, programmatore, selezionate USB ASP. Infine, sempre su strumenti, dobbiamo impostare il clock a 9.6, bootloader diciamo di no, disabilitiamo il BOD e l'EPROM lasciamo EPROM retained. Adesso siamo pronti per scrivere un semplice programma. Adesso facciamo il semplice programma per il Blink. Nel setup diciamo al microcontrollore che il pin PB3, quindi sul pin 2 del nostro Atini 13 è un'uscita. Nel loop andiamo a impostare l'accensione del LED, quindi scriviamo Digital Write PB3 alto per 500 millisecondi, copiamo e sotto mettiamo lo spegnimento, quindi low per 500 millisecondi. Facciamo carica, vediamo se compila e manda sul nostro Attitini, se non abbiamo fatto nessun errore. Compilazione del core in corso. Compilazione completata. Attitini è stato programmato, non ho scollegato nulla e andiamo a collegare sul pin 2 la resistenza, mettiamo così, e mettiamo l'anodo sulla resistenza e il catodo sul pin 1, quindi no, sul pin 4, scusate, che è il GND. Infatti, eccolo qua il nostro lampeggio. Abbiamo fatto il nostro primo programma e abbiamo fatto lampeggiare il LED. Proviamo ad aumentare il lampeggio. Adesso è 500, mettiamo 100 e mandiamo sul nostro microcontrollore. Compilazione quasi terminata, vediamo se aumenta il lampeggio. Ecco qua, il lampeggio è aumentato. Adesso vi faccio vedere una cosa. Scollego
USB, scollego tutto, vado ad alimentare il microcontrollore con un'alimentazione esterna. Allora, aggiungiamo sul pin 8 e 4 un condensatore da 100 nanofarad per stabilizzare l'alimentazione. Poi prendiamo 5 volt da un'alimentazione esterna, mettiamo il negativo sul 4 e il positivo sull'8. Accendo il datore e vediamo se, vedete, il microcontrollore è rimasto programmato con la frequenza di 100 millisecondi di lampeggio del nostro LED. Sto alimentando 5 volt esterno. Avete visto come è facile programmare il nostro ATtini 13A? Abbiamo realizzato il famoso Blink, quindi per iniziare la programmazione una cosa semplice. Abbiamo programmato con il nostro USB ASP, non costa molto, io li ho presi su AliExpress pagati pochi euro, sia i microcontrollori che il programmatore. La cosa bella è che una volta programmato ci troviamo il microcontrollore piccolo, comodo, e lo possiamo inserire su una scheda che vogliamo per fargli fare quello che desideriamo. Quindi ci possiamo realizzare tantissimi progetti. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo di iscrivervi al canale, se avete qualcosa da dire vi scrivo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.